Benvenuti sul canale Il Diario di un musicista musicologo. Uno degli aspetti più interessanti della divulgazione musicale e di come questa si sia evoluta dall'Ottocento ad oggi sono gli argomenti scelti. La storia degli strumenti musicali era nell'Ottocento argomento per tutti e veniva proposta in riviste specializzate, ma anche in riviste generiche, magari di cronaca, di moda, quindi riviste di intrattenimento. Questo argomento fu trattato anche nelle figurine Liebig nel 1910. Evoluzione degli strumenti musicali, con dietro un testo che dà informazioni sull'argomento. Gli strumenti musicali presso gli antichi egiziani e gli ebrei. L'origine della musica risale ai primordi dell'umanità. Perfino i popoli selvaggi valevansi e valgonsi tuttavia di primitivi tamburi e di conche per accompagnare col suono di tali strumenti rusticani le loro danze e i loro sacrifici. I popoli dell'antica civiltà, specialmente gli egiziani, coltivavano a preferenza la musica per le cerimonie religiose. Un certo numero dei loro svariati strumenti si è perfezionato ed esiste ancora. Le forme primitive della lira, dell'arpa e del liuto derivano dagli strumenti dell'antichità egiziana. Il tamburello basco, il flauto, le nacchere, il sistro erano pure in uso a quell'epoca remota. I fenici e gli ebrei si servivano già di trombe e di cennamelle. Gli strumenti musicali nell'antichità classica. Nel primo periodo dell'antichità classica, la musica aveva funzioni subordinate alla poesia. I discepoli di Apollo erano tutti a quell'epoca forzatamente più o meno musicisti. Cantavano le opere loro accompagnandosi con la lira o col doppio flauto, i più caratteristici strumenti degli Elleni, Indidi e Romani. In seguito la musica divenne un'arte indipendente destinata a solennizzare le feste civili e religiose, come pure, specialmente presso i Romani, a stimolare l'ardore dei guerrieri. Questa evoluzione nell'arte stessa ebbe per conseguenza logica lo sviluppo degli strumenti. Vere scuole musicali si istituirono in Grecia. Presso i Romani il flauto e l'antico corno da segnali diedero origine a diversi strumenti a fiato ad uso militare. Gli strumenti musicali dell'Oriente all'epoca delle crociate. Gli strumenti musicali militari dei persiani consistevano unicamente in corni ed in tamburi, che si battevano con verghette di rame. Le tendenze bellicose degli arabi, signori dell'Oriente classico, del nord dell'Africa e della penisola iberica, portarono all'apogeo la musica guerriera. Le fanfare di quei conquistatori, composte di grandi tamburi, di timballi, di cennamelle, di trombe, eccetera, comparirono in Occidente dopo le crociate. Le nostre bande militari non ebbero in gran parte altra origine, ma anche gli strumenti a corda degli arabi si sparsero in Europa sotto forma di viole, di chitarre, eccetera. Menestrelli e loro strumenti musicali. Il progredire della civiltà nella seconda metà del XII secolo, il contatto coi saracini durante le crociate, nonché lo studio del canto ed in specie del canto fermo, contribuirono grandemente allo sviluppo della musica. L'organo, che pare fosse noto agli Etruschi, viene perfezionato. Gli si aggiungono delle canne, dei registri diversi e dei mantici più adatti. Le musiche sacre valgonsi anche di trombe, di arpe e di altri strumenti. Per l'accompagnamento delle canzoni popolari o eroiche
sono immaginati molti strumenti a corda, dei quali specialmente si servono i menestrelli, i trovatori e i cantastorie. Gli strumenti musicali delle Anzichenecchi nel XV secolo. Le lotte religiose e i torbidi politici, quasi permanenti nell'Europa centrale dal XIV secolo al XVII, non erano certo propizi alla cultura della musica. Nondimeno quest'arte progredì alquanto nel campo religioso ed i Paesi Bassi salirono in grande fama sotto questo riguardo. Anche Venezia si segnalò creando quella forma drammatica di musica religiosa che è nota sotto il nome di oratorio. La musica profana usava, oltre gli strumenti a corda, fra i quali il liuto occupava il primo posto, la zampogna, il bombardone e la cornamusa. Il rullo del tamburo ed il suono dei pifferi costituivano il fondamento della musica militare. Gli strumenti musicali da camera nel XVIII secolo. Verso il 1600 ebbe i natali a Firenze l'opera, imitazione dell'antico dramma con cori, rinforzata da una musica strumentale sempre più ricca. L'Italia divenne il conservatorio del mondo civilizzato. In Francia la corte borbonica presentò pure un terreno favorevole allo sviluppo dell'arte musicale. Nel decorso del XVII secolo l'opera trovò un'entusiastica accoglienza in tutti gli stati dell'impero germanico. Vienna consacrò annualmente delle somme cospicue per il mantenimento dell'orchestra imperiale. A Cremona si costruivano degli impareggiabili violini e violoncelli. Altri strumenti videro la luce, come la spinetta ed il clavicembalo, dai quali deriva il moderno pianoforte. I flauti e gli ottoni s'accrebbero di varietà e vantarono nuovi perfezionamenti. In poche righe non è facile dare tutte le informazioni su un argomento così vasto, ma se avete curiosità o qualsiasi domanda scrivete nei commenti. Passiamo alla seconda serie di figurine che vi presento, pubblicate nel 1898. Gli strumenti di musica nazionale. Vado in ordine di pubblicazione. Italia con l'organetto. Tirolo con la cetra. Spagna con la chitarra. Ungheria con il violino. Scozia con la cornamusa. Turchia con il tamburello. Spero che questo argomento sia stato interessante. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!